Nei conflitti tradizionali esiste un termine utilizzato per definire le perdite di vite civili. Si chiamano danni collaterali. Semplicemente si ammette la possibilità che nel corso di combattimenti tra forze regolari o tra forze regolari e irregolari, una certa quantità di civili possa rimanere intrappolata tra le due fazioni e possa rimetterci le penne, è chiaro. Quindi per questo motivo si chiamano danni collaterali. È un danno che non si vorrebbe fare, ma che è collaterale a un'azione di guerra. È un qualcosa che viene computato all'interno di qualsiasi conflitto, è qualcosa di molto spiacevole, soprattutto quando si deve dare pubblicità della cosa, quando nei rapporti occorre stilare il numero dei caduti non solo propri avversari, ma di parte terzi, e cioè di civili. È un qualcosa che a volte gli stessi militari preferirebbero dimenticare, ma è un qualcosa che va ricordato, soprattutto quando sono gli stessi militari a raccontare una bugia. È il caso di quello che avviene il 16 marzo del 1968 in un sperduto gruppetto di villaggi nel Vietnam. È un qualcosa che rappresenta ancora oggi una macchia indelebile sul curriculum delle forze armate statunitensi. È un qualcosa noto come il massacro di My Lai, di cui oggi parleremo approfonditamente. È un qualcosa che non può essere ricondotto semplicemente alla questione dei danni collaterali, perché in questo caso il danno collaterale era in realtà il danno principale e non è stato fatto per errore, è stato compiuto volontariamente. Prima di addentrarci nell'argomento di oggi, lasciatemi parlare di un altro tipo di danno collaterale, che è quello che vi può capitare navigando in rete senza essere adeguatamente protetti. Ecco quindi che occorre essere molto cauti nella vostra navigazione, che lo facciate con lo smartphone, col PC, col tablet o anche magari con una console di videogiochi. Questo perché i rischi sono sempre presenti. Noi di Dentro la Storia abbiamo da tempo scelto un partner centrale che si chiama NordVPN, che strategicamente ci protegge nelle nostre navigazioni e anche nella nostra opera di divulgazione grazie alla sua Threat Protection Pro. Ebbene, la protezione garantita da NordVPN è disponibile a tutti voi. Trovate maggiori informazioni nei link in descrizione al video con delle straordinarie offerte biennali che propongono 4 mesi extra di sconto e la consueta garanzia soddisfatti o rimborsati. Tutto per evitare che la vostra esperienza di navigazione diventi qualcosa di non così piacevole o venga macchiata da un certo tipo di danni collaterali. Ma torniamo a quel 16 marzo del 1968, al giorno in cui gli elicotteri trasportano 2 compagnie di soldati americani in una zona del Vietnam, una zona ai margini delle risaie, una zona che si chiama Son My. È un'area che raggruppa più villaggi, sono villaggi di contadini, di mercanti di bestiame, nulla di cui preoccuparsi. Ma prima di capire per quale motivo i soldati arrivano nella zona di Son My, denominata in gergo Pinkville, perché le case e i raggruppamenti sulla carta venivano colorati di rosa. Allora dobbiamo fare un piccolissimo passo indietro, dobbiamo andare al gennaio del 1968, all'offensiva del Tet, di cui vi abbiamo già parlato, trovate il video nel canale. Quell'offensiva che rappresenta uno shock per le truppe statunitensi presenti nel Sud Vietnam, un'offensiva che coglie di sorpresa tutto l'apparato militare americano e degli alleati, che consente ai Nord Viet di prendere il controllo della città imperiale di Hue sul fiume dei profumi, che porta all'assedio di Khe Sanh e che consente a una squadra suicida Viet Cong di penetrare all'interno dell'ambasciata statunitense a Saigon. Quell'offensiva, che verrà poi sgominata con grandi sforzi dalle forze armate statunitensi, lascia qualcosa dietro di sé, qualcosa di pesante, un senso di impotenza che assale l'esercito degli Stati Uniti, dal comandante generale il William C. Westmoreland fino all'ultimo dei soldati presenti. È una sensazione di scoramento. Com'è possibile che un'armata di contadini, così vengono visti i Viet Cong, possa aver inflitto un tale colpo all'esercito più potente del mondo? Da quel momento in avanti cambia qualcosa nella psicologia di diversi soldati e anche di alcuni ufficiali inferiori. C'è la volontà assoluta di prendersi la vincita, di stanare un nemico a volte invisibile. Una di queste unità invisibili è il 48° battaglione Viet Cong. Viene ritenuto una delle unità d'élite dell'esercito Viet Cong e quindi
uno dei primi obiettivi da distruggere nella controffensiva che segue il Tet. Il 48° battaglione effettivamente è una ottima unità, ma ha sofferto perdite pesanti e si sta ritirando. Per dargli la caccia, l'esercito degli Stati Uniti ha composto una task force molto particolare. È una task force che somma al suo interno due reparti differenti e viene affidata al tenente colonnello Frank A. Barker. Si chiama infatti Task Force Barker. L'idea è di impegnare questa unità elitrasportata per dare la caccia a ciò che resta del 48° battaglione, impegnarlo in battaglia improvvisamente e distruggerlo dopo averlo accerchiato. La tattica è vincente, è quella giusta. Il Comando di Assistenza Militare statunitense in Vietnam, il MACV, ha già studiato tutta la strategia per quella che viene chiamata la operazione Research and Destruction, ricerca e distruzione. Ma per essere efficaci in una simile strategia occorre prima di tutto disporre delle informazioni giuste. Bisogna sapere dov'è il 48° battaglione, dove si è radunato, da chi è composto e quali armi dispone. Ebbene, secondo le informazioni dell'intelligence, a metà del marzo del 1968 il 48° battaglione Viet Cong è nei pressi di Son My, quell'aggregato di casupole, di villaggi, di coltivatori di riso, di mercanti di bestiame, piccoli agricoltori, gente comune. Ed è lì che viene mandata la Task Force Barker. Ci sono 2 ufficiali al comando di quella task force, ognuno per la propria compagnia. C'è la compagnia C e la compagnia B. La compagnia C è comandata dal capitano Ernst Medina e viene inviata in uno di questi villaggi per attaccare i Viet Cong. E poi c'è l'altra compagnia, la compagnia C, comandata invece da un tenente, William Colley Jr., ed effettivamente è il capo plotone della compagnia C, ma per estensione gli è stato dato un maggiore comando. Ha bisogno sul campo l'esercito degli Stati Uniti che i suoi ufficiali siano rapidi nelle decisioni e nelle azioni. Si rivelerà un errore l'incarico dato al tenente William Colley Jr., ma lo vedremo a breve. Arriviamo a quella mattina, 16 marzo 1968. Gli elicotteri arrivano molto presto, occupano il fronte dell'orizzonte. Secondo le informazioni, la popolazione civile dei villaggi attorno a My Lai sarebbe tutta impegnata al mercato, quindi all'interno del villaggio ci sarebbero solo pochi civili e i Viet Cong che si sono radunati lì per riorganizzarsi, rifocillarsi e ripartire. Bisogna intervenire in fretta prima che il 48° battaglione se la squagli. Bella idea, ma il 48° battaglione è davvero lì? Alcuni indizi lo confermerebbero. Nell'area attorno all'area di Son My vengono uccisi 4 Viet Cong. Viene anche rinvenuta un'arma semiautomatica. Quindi quegli indizi farebbero confermare la presenza massiccia dei Viet Cong in zona. In realtà si tratta solo di 4 staffette. L'esercito americano non se ne accorge. Dà via libera all'operazione su My Lai, ma ci vuole poco ai soldati americani per scoprire che a My Lai i Viet Cong non ci sono. Sono le 7:30. I primi soldati entrano nel villaggio e no, non trovano Viet Cong. Ci sono solo donne, vecchi, bambini, agricoltori. Le donne stanno cucinando il riso per la colazione. I vecchi badano i bambini. Gli uomini si stanno organizzando per il mercato. Una mattina qualsiasi. Nulla farebbe mai pensare alla guerra in quel momento, lì, a My Lai. C'è dello scoramento tra le file americane. Ma come? Ma gli esperti dell'intelligence non avevano detto che lì, tra le risaie, i canali di irrigazione, le dighe, le strade sterrate, c'era un intero battaglione Viet Cong? E cosa li avevano mandati a fare allora? Perché mandarli lì di mattina presto? Forse i Viet Cong sono nascosti, forse sono dentro le capanne o annidati sotto le palafitte, magari hanno scavato qualche buca e si sono rifugiati là dentro. Bisogna passare in rassegna tutto il villaggio. Quindi il tenente Colley decide di radunare tutta la popolazione in centro al villaggio e lasciare che gli uomini perquisiscano le capanne e tutti i dintorni. Operazione di routine, ma qualcosa va per il verso storto. Ancora oggi nessuno riesce a spiegare l'esatta dinamica, come inizia il massacro di My Lai. Si sa solo che a un certo punto un membro del primo plotone, di fronte a un contadino vietnamita che tremava come una foglia, questo soldato innesta la baionetta sul proprio fucile M16 e affonda il colpo nel ventre dell'uomo di fronte a lui. Perché l'ha fatto? Cosa è successo? Lo stesso soldato poi, poco dopo, prende un altro abitante del villaggio, lo spinge in un pozzo e ci lancia dentro una granata. Perché? Chi ha dato l'ordine? E se il soldato è impazzito, perché i suoi commilitoni non lo fermano? Da quel momento in avanti è una carneficina. All'interno di un tempio buddista presente nel villaggio,
I soldati americani trovano una ventina di persone, sono principalmente donne e bambini, sono tutti inginocchiati e stanno pregando, mentre attorno fuma l'incenso. Vengono tutti freddati con un colpo alla testa. Nelle altre propaggini della zona attorno a My Lai, il massacro diventa metodico. A Shom Lang c'è un canale di irrigazione, si trova a est di My Lai. Un'ottantina degli abitanti del villaggio sono spinti dentro il canale e uccisi a mitragliate. Un testimone successivamente dirà di aver esaurito tutta la scorta che aveva nelle giberne di proiettili per l'M16 per compiere quel massacro. Ma perché? Non erano armati, erano solo contadini. Non stavano facendo niente di male. Era forse lo scoramento, il nervosismo per aver trovato il nemico? E Colley perché non fermava i suoi uomini? Le testimonianze diventano raccapriccianti, se ne sentono di tutti i colori. Bambini uccisi, donne prima stuprate e poi massacrate. È un orrore, My Lai. È un orrore che dura per circa 3 ore. Il tempo che sulla zona atterri un altro elicottero. È un elicottero del 123esimo battaglione dell'aviotrasportata. A bordo c'è un ufficiale, il Warrant Officer Hugh Thompson Jr. È lui a scorgere le prime montagne di cadaveri, il fumo che sale dal villaggio, e decide di atterrare, di capire cosa sta succedendo. Ma gli ci vuole poco per capire che i soldati americani hanno perso la testa, hanno compiuto una strage di civili. Thompson atterra vicino a un fossato e subito chiede di parlare con l'ufficiale in comando. Chiede a un sergente di far uscire dal fossato le persone ancora vive. Il sergente gli risponde: non si preoccupi, li stiamo aiutando a uscire dalla loro miseria, dalla loro vita di merda. È questo che gli dice. Thompson, infuriato, va alla ricerca di Colley, che gli risponde che sta semplicemente eseguendo degli ordini. Ma Thompson non ci crede. Spiana la sua rivoltella. Dietro di lui, i suoi 2 uomini a bordo imbracciano le armi pesanti, i mitra M60. Ordina ai soldati di smettere con quello che stanno facendo, di salvare i sopravvissuti, di caricarli sull'elicottero. Thompson riesce a salvare alcuni bambini. Uno dei suoi mitraglieri, Glenn Andreotta, riesce a salvare da un fossato una bambina di appena 4 anni, insanguinata ma viva. Quando Thompson risale sull'elicottero, manda subito un messaggio radio: inviate altri elicotteri, mezzi di soccorso. A My Lai è un massacro, è un omicidio di massa. Li stanno radunando nei fossi e gli stanno semplicemente sparando. Bisogna fermare questa carneficina. Thompson rientra alla base alle ore 11, stila immediatamente un rapporto sulla situazione. Dice ai suoi superiori che i Marines hanno perso la testa, che è ora di intervenire e di finirla con questa storia. Solo in quel momento il capitano Medina manda l'ordine alla compagnia Charlie, quella di Colley, di cessare il fuoco, di finirla lì. È passato troppo tempo, sono passate troppe ore e soprattutto non è rimasto quasi più nessuno in vita. Quello che fa ancora più ribrezzo delle uccisioni di My Lai, delle uccisioni la cui somma va da una cifra di 347 morti, la stima ufficiale degli Stati Uniti, ai 504 elencati dal governo sudvietnamita, è la reazione dell'esercito degli Stati Uniti. Una reazione di autoassoluzione e di negazione. Nella conferenza stampa organizzata come sempre ogni pomeriggio alle 17, in quel caso del 16 marzo 1968, ai giornalisti viene distribuito il solito ciclostile, in cui si fa il punto della situazione di quanto era stato compiuto in giornata. Ebbene, nel ciclostile del 16 marzo del 68 si legge: in un'azione odierna le forze della divisione americana aerotrasportata hanno ucciso 128 nemici intorno alla città di Cang Nai. Elicotteri da combattimento e missioni di artiglieria hanno supportato gli elementi di terra per tutto il giorno. È una bugia. Innanzitutto il dato non è vero, non sono 128. Poi non sono nemici, erano civili, uomini, donne, vecchi, bambini, gente che non aveva mai imbracciato un'arma in vita sua. È lì che cominciano gli insabbiamenti di My Lai, insabbiamenti che durano troppo a lungo. Nonostante diversi soldati inizino a dimostrare delle crisi di coscienza, diversi soldati cominciano a scrivere ai superiori lamentando ciò che è successo. Quando il generale Creighton Abrams rileva William C. Westmoreland a capo del MACV, comincia a essere sommerso da lettere di protesta. Una di queste è di un soldato di appena 21 anni, dell'11ª Brigata di Fanteria Leggera. Si chiama Tom Glenn e nella sua lettera denuncia tutto ciò che ha visto. Lo dice chiaramente. Sarebbe davvero terribile, scrive Glenn, ritenere necessario che un soldato americano che nutre una tale intolleranza razziale, disprezzo per la giustizia e i sentimenti umani, possa essere un prototipo di tutto il carattere nazionale americano. Sono parole molto forti, parole che scuotono. Creighton Abrams non ci vuole passare sopra. Chiama un giovane maggiore che ha 31 anni, si chiama Colin Powell, farà una discreta carriera, penso che ne abbiate già sentito parlare. È lui l'ufficiale incaricato di indagare sulle denunce che arrivano a proposito di My Lai. Ma
Colin Powell inizialmente dice che tutto sommato i rapporti intercorrenti tra i soldati americani e il popolo sudvietnamita siano eccellenti. Non è possibile che ci possa essere un episodio di razzismo o peggio ancora di follia. Colin Powell cercherà di giustificare con le sue parole molti anni dopo, con parole che lette oggi sembrano solo un'arrampicata sugli specchi. Ma le indagini proseguono. Le indagini arrivano in alto loco e passano anche attraverso la stampa. C'è un giornalista, Seymour Hersh, che decide di seguire tutta quanta la vicenda, anche perché il 9 settembre del 1969, ossia un anno e mezzo dopo My Lai, l'esercito decide di agire contro Colley, non contro i suoi uomini, solo contro l'ufficiale. Gli viene imputata l'uccisione di 109 civili Sud Viet, un omicidio premeditato di massa. Negli atti, l'area di Song Mi viene chiamata semplicemente My Lai, il nome di uno dei villaggi. La corte marziale non viene pubblicizzata. Le udienze si svolgono a porte chiuse e Seymour Hersh deve fare una bella fatica per riuscire a trovare i resoconti. La storia di My Lai arriva al grande pubblico per la prima volta il 13 novembre del 1969. È quando Hersh inizia a scrivere i primi resoconti sul Dispatch News Service. Da lì è un crescendo e l'opinione pubblica americana, già disgustata dal Vietnam per i racconti dei reduci, i ragazzi che tornano a casa, alcuni scioccati, altri impazziti, altri mutilati, per le bare che tornano, per la convinzione che sia una guerra non necessaria, per quello che era avvenuto durante il Tet. Ecco, l'opinione pubblica americana matura la decisione di smetterla col Vietnam, perché quei massacri indiscriminati non sono giustificabili. My Lai è probabilmente il punto di svolta del Vietnam, quello che determina una sconfitta non militare, ma politica e diplomatica degli Stati Uniti, che alcuni anni più tardi dovranno accettare gli accordi di Parigi e uscire dal conflitto, tecnicamente con un armistizio, che suona in realtà come una resa. E Colley che fine fa? Il sottotenente Colley, l'uomo di My Lai, l'uomo che aveva presieduto, comandato, guidato quell'unità che aveva compiuto il massacro. William Lowes Colley Jr. viene condannato all'ergastolo. I giudici militari non gli applicano nessuna attenuante. È il massimo della pena. Ma poco tempo dopo, il presidente Richard Nixon, Tricky Dicky, commuta la sua pena in 3 anni di arresti domiciliari. Ebbene, quella pena è stata poi rivista, modificata, ritirata. Una vergogna. Una vergogna che non può essere compensata dal congedo con disonore dagli eserciti degli Stati Uniti o dalla damnatio memorie seguita alla sua uscita dall'esercito. Non c'era solo William Colley in quel villaggio quel giorno. C'erano tanti altri soldati che scientemente hanno deciso di compiere quel massacro. Dopo la fine della sua vicenda giudiziaria, William Colley si è sposato, è andato a vivere in Georgia, ha avuto un figlio. Colley ha lavorato prima nel negozio del suocero, poi prendendo una licenza immobiliare. William Colley si è spento meno di un anno fa, il 28 aprile del 2024. Aveva 80 anni, vittima di un cancro alla prostata. Riguardo al massacro di My Lai, qualche anno fa, William Colley ha detto: non passa giorno che io non provi rimorso per quello che è successo a My Lai. Provo rimorso per i vietnamiti che sono stati uccisi, per le loro famiglie, per i soldati americani coinvolti e le loro famiglie. Mi dispiace molto. Bene, quello di William Colley è stato un primo passo, ma non può bastare. Colley ha pagato il conto per tutti. Un conto tutto sommato corto, non neanche troppo pesante. E tutto il resto? Gli altri soldati coinvolti a My Lai? Le altre atrocità compiute durante la guerra del Vietnam? Gli altri danni collaterali che tanto collaterali non erano? Chi ha pagato per tutto questo? E chi ha deciso che l'America doveva intervenire in un conflitto scoppiato semplicemente perché non si riusciva a trovare una composizione tra le parti, perché il Vietnam diviso in due non doveva restare per sempre, doveva riunificarsi tramite un referendum che avrebbe scelto la forma di Stato. Chi ha deciso tutto questo? Chi ha mandato dei ragazzi americani a uccidere e a morire nelle giungle? Chi ha voluto che una follia come My Lai si compisse? Tanti di questi uomini non hanno mai pagato il conto, ma resta il fatto che ancora oggi, a distanza di oltre mezzo secolo, My Lai rappresenta una pagina di storia davvero brutta all'interno non solo della storia americana, ma della storia mondiale. Una pagina nera in cui soldati che dovevano combattere per un ideale teorico di libertà di un popolo e di un paese fecero l'esatto contrario. Arrivarono ad opprimere, a sopprimere, a uccidere, a massacrare gente inerme, gente che quella mattina si stava preparando per far colazione, stava pregando, stava organizzando il mercato. Gente che fino a pochi minuti prima aveva fatto finta di nulla sentendo il rombo del cannone,
il crepitare delle mitragliatrici attorno e il rumore degli elicotteri in arrivo. Faceva parte della quotidianità in quell'angolo di sud-est asiatico, ma quei rumori non dovrebbero mai rappresentare la quotidianità da nessuna parte del mondo. Ed è questo che ci insegna Milai, che il mestiere delle armi, che dovrebbe essere un mestiere nobile, oltre che rischioso, a volte può diventare follia pura e trasformare quello che è un fardello, il fardello del combattente, in un folle privilegio, quello di decidere della vita o della morte di tante persone estranee e ovviamente innocenti.